Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Le lingue sono in continua evoluzione e l'italiano non è da meno. Perciò in questo video vedremo tutti i neologismi della lingua italiana, tutte le parole che sono entrate a far parte del vocabolario della lingua italiana dopo il 2000, quindi molto recentemente, e che ormai fanno praticamente parte della nostra attualità e quotidianità. Prima di scoprire queste parole, però, devo dirti una cosa. Sai che esiste una piattaforma sulla quale puoi fare lezioni di italiano individuali con tutor e insegnanti madrelingua qualificati? Si tratta di italki, lo sponsor di questo video. italki è una piattaforma di cui sono ambasciatrice e sulla quale io stessa lavoro da diversi anni. Per trovarmi dovrei solo cercare Graziana Filomeno. Con italki chiunque può imparare qualsiasi lingua in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi momento. Tutto quello che serve è un dispositivo e una connessione Wi-Fi. Potrai infatti svolgere lezioni individuali con l'insegnante che preferisci, in base alle tue esigenze, ai tuoi obiettivi personali, colloquio di lavoro, preparazione per un esame di certificazione, conversazione, alla tua disponibilità e al tuo budget. Infatti, ogni insegnante sceglie la propria tariffa. Durante una lezione individuale, l'attenzione dell'insegnante è tutta su di te. Perciò potrai parlare e imparare molto di più, fare tutte le domande e le richieste di cui hai bisogno e potrai finalmente acquisire quella padronanza e quella sicurezza tanto desiderate nella lingua straniera che stai studiando. Pensa che studiare una lingua straniera per 19 ore su italki equivale a studiarla per un intero semestre all'università. Tra l'altro pagherai solo quando farai le lezioni. Non è necessario nessun tipo di abbonamento mensile o annuale. Se vuoi provare italki, puoi iscriverti utilizzando il link che trovi in descrizione e cominciare a fare la tua prima lezione. E gli italiani non sono guidare. Gli italiani. Gli italiani sono sportivi, tutti amiamo il caffè e non solo. Tutti amano il caffè. E ricorda, se ti iscrivi utilizzando il codice AMO2023 riceverai 5 euro di sconto prenotando una lezione da 10 euro. Devi fare presto però, questa offerta è valida solo fino alla fine del 2023. Le nuove parole entrano a far parte del vocabolario di una lingua per diverse ragioni. È il caso, per esempio, di tutte quelle parole che sono entrate nella lingua italiana grazie al mondo e al linguaggio dei giovani. Per esempio, frenzonare, che significa rifiutare uno spasimante e respingerlo all'interno di un rapporto di semplice amicizia, in quanto non si condividono gli stessi sentimenti. Dall'inglese friend, amico. Blastare, che nel mondo dei social network significa rispondere duramente a qualcuno, attaccarlo, deriderlo, zittirlo pubblicamente per aver detto una sciocchezza. E solitamente lo si fa da una posizione di presunta superiorità intellettuale. Instagrammabile, detto di foto, immagini, video, adatti per essere condivisi sui social, in particolare Instagram, perché sicuramente attirerebbero molti mi piace e molti seguaci. Ma sono molti anche i termini che sono entrati nella lingua italiana, più o meno ufficialmente, grazie a trap o rap, che riescono a diffondersi molto rapidamente, soprattutto grazie al web e ai social media, perché il loro pubblico è principalmente un pubblico molto giovane. E dalla scena rap viene per esempio il verbo dissare, che indica l'insieme degli insulti e delle offese nel testo di una canzone e rivolte a qualcuno in particolare, spesso un altro cantante.
deriva dall'inglese disrespecting, cioè mancare di rispetto. Ancora, sbatti, che indica il darsi da fare anche improduttivamente nel tentativo di ottenere un determinato risultato. E da qui la forma non avere lo sbatti di più un verbo all'infinito, che significa non aver nessuna voglia di fare qualcosa di noioso o pesante. Questa parola è stata resa famosa dal cantante italiano Il Pagante. In realtà ci sono tantissime parole che sono entrate nella lingua italiana in maniera appunto più o meno ufficiale dal mondo del rap, e le ho raccolte tutte quante in un video che vi consiglio di guardare se ancora non lo avete fatto e che potete trovare qui in alto nella card o giù in descrizione. Ma per il momento continuiamo con parole entrate nella lingua italiana per altri motivi, come per esempio per il Covid. La pandemia ha sicuramente avuto una forte influenza sulle nostre vite e di conseguenza anche sulle nostre lingue, e l'italiano non è stato un'eccezione. Dopo il Covid, quindi, sono entrati un po' nel vocabolario della lingua italiana parole come tamponarsi, e cioè sottoporsi a un tampone, un test per scoprire se il virus è all'interno dell'organismo. Oppure distanziamento sociale, che indica l'insieme delle misure necessarie a contenere la diffusione di un'epidemia o una pandemia, come per esempio la quarantena dei soggetti positivi o a rischio, l'isolamento domestico, il divieto o la limitazione degli assembramenti, la chiusura delle scuole. E a proposito delle scuole, un altro termine che si è diffuso molto dopo il Covid è DAD, che sta per didattica a distanza, quindi la modalità di apprendimento online, cioè non in presenza. Invece moltissimi sono i neologismi che sono arrivati nella lingua italiana dal mondo della tecnologia, come per esempio virale, che nel mondo appunto della tecnologia e dei social media indica un contenuto video o foto che si diffonde molto rapidamente sul web, diventando così popolare che spesso dà vita a una nuova tendenza: memare, che significa creare e o postare meme, e cioè contenuti digitali spesso umoristici, e utilizzarli per scherzare o per prendere in giro. WhatsAppare, e significa inviare e scambiarsi messaggi utilizzando proprio l'applicazione da cui prende il nome, cioè WhatsApp. Disiscriversi, che significa semplicemente cancellare o revocare un'iscrizione. Spoilerare, che significa rivelare in anticipo, in parte o del tutto, la trama o il finale o le scene più importanti di un film o una serie TV. Triggerare è, nel suo significato più diffuso sul web, questo verbo indica provocare una reazione di rabbia in qualcuno. Twittare, che significa pubblicare brevi messaggi di testo sulla piattaforma Twitter. Ancora, altre parole che sono entrate per ragioni diverse nella lingua italiana sono badante, che è una persona priva di particolari certificazioni, addetta alla sorveglianza, alla cura di persone anziane o non autosufficienti. Brassare, verbo molto interessante che è un prestito adattato dalla lingua francese, brasser, e significa semplicemente produrre la birra, con particolare riferimento alla birra artigianale. Bullizzare, che significa sottoporre qualcuno a un trattamento violento, verbalmente, psicologicamente o fisicamente. Camperizzare, e cioè modificare un mezzo di trasporto, come un furgone o un'auto, con determinate attrezzature e strumenti al fine di trasformarlo in un vero e proprio camper. Cuociriso,
che è un piccolo elettrodomestico per bollire il riso. Docciarsi, che significa farsi una doccia. Domotizzare, e cioè rendere i dispositivi e gli elettrodomestici di una casa automatizzati attraverso sistemi informatici ed elettronici. Dressare, e anche questo viene dal francese dresser, cioè disporre una pietanza sul piatto in maniera gradevole, quindi prestando particolare attenzione alla presentazione. Fasarsi, e cioè accordarsi nei modi o nei tempi di qualcuno o qualcosa. Freezare. Sicuramente viene dall'inglese to freeze, che significa congelare, ma non viene utilizzato con il significato che si penserebbe, cioè quello di mettere degli alimenti nel congelatore. In quel caso si utilizza appunto il verbo italiano congelare. Frizzare è invece utilizzato per indicare l'atto di sospendere temporaneamente un account, cioè un profilo, o un dispositivo elettronico. Impiattare, ancora una volta un verbo per la cucina, e indica disporre nel piatto un pasto, una preparazione pronta. Impigiamarsi, che significa mettersi il pigiama. Ludopatia, che è la dipendenza dal gioco d'azzardo. Metaverso. Sono sicura che questa parola sia entrata un po' in tutte le lingue molto molto recentemente e indica lo spazio tridimensionale all'interno del quale le persone possono muoversi, condividere e interagire tramite avatar personalizzati. Microondabile, aggettivo che indica un contenitore o un involucro che può essere messo nel forno a microonde per riscaldarne il contenuto. Padel, che è un gioco a coppie molto popolare negli ultimi tempi, simile al tennis, il cui campo è delimitato da 4 pareti, sulle quali la pallina può rimbalzare rimanendo in gioco. Pentastellato, aggettivo tutto italiano, coniato nel 2012 per indicare gli appartenenti, gli aderenti al Movimento 5 Stelle, un partito politico. Restanza. Questa è una parola molto molto interessante che riguarda un po' una situazione difficile in Italia, perché tutti più o meno sanno che c'è sempre di più la tendenza a lasciare la propria terra e trasferirsi in un'altra città o spesso anche in un altro stato per cercare lavoro. Ma restanza indica l'atteggiamento di chi, nonostante le difficoltà, spinto dal desiderio, decide di restare nella propria terra d'origine, con intenti propositivi e iniziative di rinnovamento. Settare. Settare viene dall'inglese settings, quindi impostazioni, e significa proprio sistemare, predisporre le impostazioni di un apparecchio o un programma al funzionamento, secondo gli standard richiesti. Skillato, anche questo viene dall'inglese skill, ed è un aggettivo che indica chi è competente, esperto, dotato di particolari abilità o qualifiche in un determinato campo o settore. Stacchetto. Lo stacchetto è, nei programmi televisivi o radiofonici, un breve intervallo musicale o pubblicitario che interrompe la trasmissione. Svapare. Svapare significa emettere del vapore acqueo ed è un termine che è entrato nella lingua italiana dopo la diffusione delle sigarette elettroniche. Quindi è proprio quello che si fa quando si fuma una di queste. Terrapiattista è un aggettivo utilizzato per descrivere chi crede che la terra sia piatta. Vegafobia o vegefobia, che è l'avversione nei confronti di vegani e o vegetariani, attuata con comportamenti stigmatizzanti o derisori. Bene, quante di queste parole già conoscevate? Fatemelo sapere nei commenti, ma sono sicura che ne abbiate imparata almeno una con questo video. Non è così?
fatemi sapere. Ti ricordo che se vuoi provare italki per fare lezioni individuali su una qualsiasi lingua straniera con un insegnante madrelingua privato, puoi cliccare sul link in descrizione per iscriverti alla piattaforma. Ti aspetto anche io per fare lezioni di italiano insieme. Così facendo sosterrai me e il mio canale. Come vi dicevo, la lingua è in continua evoluzione e quindi sempre vi si aggiungono delle nuove parole, molto spesso provenienti da lingue straniere, come chiaramente l'inglese. Ma spesso questi anglicismi non sono veramente necessari perché esistono dei corrispondenti italiani. Quindi, se vi va, non dimenticate di guardare il video in cui vi suggerisco le alternative italiane per molti anglicismi che utilizziamo nella nostra quotidianità, ma che si potrebbero tranquillamente evitare. E lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Altrimenti, per qualsiasi altro contenuto di grammatica o di cultura italiana, non dimenticate di passare dal nostro sito learnamo.com e di seguirci anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Io vi aspetto prestissimo con un nuovo video.